Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione svolgeremo passo passo un esercizio di modellazione e assemblaggio sul modello che vedete a schermo, che è adeguato a degli utenti principianti. Inoltre ci divertiremo anche a rendere questo modello più realistico nel suo aspetto. Ma prima di cominciare vi chiedo, come al solito, di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Inoltre vi lascerò in descrizione un link da cui potrete scaricare il file PDF del disegno di questo assieme dei suoi componenti, che potrete utilizzare per farvi anche da soli questa esercitazione e quindi fare un po' di pratica. A questo punto iniziamo a modellare il primo componente indicato nella pagina 1 del disegno in PDF che potrete scaricare dal link. Il componente si chiama traversa frontale, ma prima di farlo dobbiamo chiudere questo assieme o qualsiasi altro file che abbiamo all'interno della nostra sessione, pulire la sessione da tutti i file che ho creato per fare delle prove e a questo punto andiamo a creare il nuovo modello. Quindi clicchiamo su nuovo, scegliamo ovviamente parte e gli andiamo a dare il nome. L'oggetto in questione si chiama traversa frontale. Gli diamo un ok. Questo componente è ovviamente un componente in legno ricavato da una tavola con delle specifiche dimensioni, in particolar modo è una tavola di legno di larghezza 550, altezza 140 e spessore 20, e quindi andiamo immediatamente a realizzarla. Mi accendo i piani. Ovviamente io in genere, quando si tratta di questo tipo di componenti, modello prima la tavola da cui poi deve essere ricavato l'oggetto finale, quindi vado a farmi un'estrusione rettangolare proprio con quelle dimensioni che vi ho detto prima. Quindi scelgo il piano di sketch, in questo caso il piano front, e ovviamente disegno un rettangolo col comando rettangolo centrale, centrato ovviamente sui miei piani di riferimento. Questa è una cosa che faccio sempre. Gli do le dimensioni alle due quote che ci vengono mostrate. Abbiamo detto 140 di altezza. Confermiamo. Anche la prima estrusione la faccio simmetrica rispetto al piano e gli definisco poi lo spessore, che è 20. Confermo. A questo punto vado a fare una seconda estrusione che mi crea quel taglio ad onda che vedete sul disegno, e quindi lo andiamo a fare. Allora, per fare questo taglio secondo me conviene disegnarne metà per poi specchiarlo, ma mi conviene anche prendere questo riferimento. Quindi inizio a disegnare il primo arco a sinistra utilizzando il comando centro ed estremi. Metto un centro approssimativamente in questa posizione, su questa linea di riferimento. L'arco deve partire da questo vertice e deve arrivare grosso modo in questa posizione. Poi prendo l'altro comando per fare archi, cioè il comando tre punti estremo tangente. Tenete conto anche che sul disegno noterete che in realtà tutti i punti di congiunzione dei tre archi che andremo a fare sono allineati in orizzontale, anche indicato in una nota che poi cercherò di mostrarvi. E quindi andiamo a costruire questo arco in questo modo, facendo anche in modo che lui ci suggerisca, come vedete, un vincolo di allineamento in orizzontale. Quindi clicchiamo in questa situazione e poi andiamo a fare il terzo arco, che rappresenta l'onda centrale del componente. In realtà noi andremo a disegnare metà di quell'arco, che sarà sempre tangente al precedente, arriverà sull'asse di simmetria. Volendo possiamo anche fare in modo che il suo centro cada, come vedete, esattamente sulla proiezione del piano mediano, che poi sarebbe il piano right. In questo modo ci risparmiamo di dover definire successivamente dei vincoli. Ok, a questo punto cambiamo le quote. Dovrebbero apparirci unicamente le quote dei tre raggi di questi archi di circonferenza. Se così non fosse, vuol dire che manca qualche vincolo e quindi dovrete un po' cambiare lo schema dei vincoli e delle quote. Vado a cambiare questo raggio, quello intermedio, che è da 70. Vado poi a cambiare anche questo, che è da 45, e vado a cambiare anche questo, che è da 206. A questo punto, uscendo dal comando per mettere le quote, seleziono tutto lo sketch con un box di selezione, clicco su specchia e seleziono la linea di riferimento centrale, che mi consente di specchiare tutto. E quindi, per quanto lo sketch sia un po' complesso, siamo riusciti a crearlo in maniera semplice mediante soltanto tre archi di circonferenza. Quindi quando lo sketch che volete ottenere è abbastanza complesso però è simmetrico, sfruttate la simmetria, questo è il mio consiglio. Confermiamo, invertiamo il verso dell'estrusione, gli diciamo che vogliamo rimuovere materiale, che l'estrusione deve essere passante, quindi attraverso tutto, e a questo punto confermiamo. Se vi propone un verso diverso del taglio, cosa che in genere non dovrebbe accadere, però potete gestirvelo e cambiarlo con questa freccia qui. Confermo.
Il primo componente, diciamo, nella sua forma è quasi completo, dobbiamo fare un arrotondamento di raggio 10 sullo spigolo inferiore, è molto semplice da fare, basta attivare il comando arrotondamento, selezionare ad esempio l'arco centrale, gli diamo il raggio corretto e quindi vedremo che lui ci va a fare il raggio che corre su quel profilo ad onda, poiché è un percorso tangente, dove tutti gli archi sono tangenti tra di loro. Confermiamo. Adesso una cosa interessante che probabilmente non avete mai visto nei miei video è la possibilità di assegnare una colorazione che sia abbastanza realistica, sapendo che ovviamente questo oggetto è fatto in legno. Quindi basta andare su Vista, qui sotto gli aspetti clicchiamo sul triangolino nero e nella libreria degli aspetti che troviamo qui andiamo a scegliere gli aspetti di legno, quindi in questo caso vado a scegliere il legno di ciliegio, eccolo qua. Ci sono tre diverse colorazioni, legno lucidato, legno non rifinito e legno verniciato, ma io in questo caso utilizzo il primo, lo seleziono, mi appare questo pennello, lo vado a applicare all'intero modello, quindi seleziono proprio il modello dall'albero del modello, faccio tasto centrale, come vedete la colorazione di ciliegio mi viene applicata, c'è però qualcosina da modificare perché le venature non sono orientate in maniera corretta, quindi vado sempre qui, vado su modifica aspetto del modello e cambio l'orientamento da qui delle venature, cercando di trovare quello che sembri più realistico, che dovrebbe essere questo, però si vede poco perché la scala è molto piccola, quindi la vado ad ingrandire la scala agendo su questo cursore e la porto a circa 70, quella che a mio avviso sembra più naturale, sembra che così può andare bene e gli diamo ok. In questo modo la colorazione viene rappresentata con una texture, anche se è una texture integrata nel colore, quindi poi non si gestisce separatamente e soprattutto fate attenzione perché questa visualizzazione ce l'avete soltanto se utilizzate la visualizzazione ombreggiata con riflessi. In quest'altra visualizzazione vedrete unicamente il colore di base, che magari è più adeguata per un lavoro di modellazione, mentre invece se volete rendere più realistico il modello è meglio utilizzare quest'altra. Ok, detto ciò, salviamo e a questo punto passiamo al secondo componente, che è sempre il secondo componente che trovate nella distinta base del disegno che potrete scaricare dal link, si chiama gamba anteriore e andiamo a farlo. Nuovo file, gli diamo il nome, gamba anteriore, ok, accendiamo i piani e andiamo a creare sempre con un'estrusione la tavoletta originale da cui poi genereremo mediante dei tagli e delle lavorazioni il pezzo finito. Quindi in questo caso scegliamo il piano right come piano di sketch perché la gamba anteriore sarà nella realtà posizionata perpendicolarmente rispetto al componente che abbiamo fatto prima. In realtà non è così importante questo tipo di gestione dell'orientamento, potremmo anche farlo sul piano front, però in questo caso preferisco utilizzare questa logica. Mi oriento sul piano di sketch, però noto che lui si orienta in maniera non corretta, ne approfitto per farvi vedere questa funzionalità che già vi ho mostrato in alcuni video, l'impostazione di sketch che posso cambiare quando l'orientamento che lui mi propone non è quello che mi aspetto, infatti mi mette il piano top orientato verso sinistra, nel mio caso è più sensato orientarlo verso l'alto e quindi lo scelgo da questo menu a tendina. Clicco su sketch, a questo punto vado a fare il mio solito rettangolo centrale, spengo i piani perché adesso non mi servono più e questo rettangolo centrale deve avere le dimensioni di 546 di altezza e 90 di larghezza. Confermiamo, questa gamba è spessa 25, quindi gli do 25 di spessore e sempre vado a fare un'estrusione simmetrica. Ricordatevi sempre, io faccio sempre estrusioni possibilmente simmetriche, soprattutto se si tratta delle prime estrusioni, delle prime feature, in modo tale da avere sempre i piani di riferimento di default, quindi il front, il top e il right, che mi tagliano a metà tutte le facce di questo parallelepipedo e quindi mi possono essere utili per fare successive lavorazioni magari centrate e quindi diventa più semplice fare quel tipo di lavorazioni. A questo punto vado a fare quei tagli inclinati a 8 gradi con profondità 190,5 che sono uguali su entrambi i lati, di conseguenza direi che posso farli anche con il comando smusso. Quindi clicco su smusso, seleziono i due spigoli che voglio andare a smussare, questo e questo. Scelgo non lo smusso D per D, ma lo smusso angolo per D. Inverto l'angolo cliccando sulle freccette. L'angolo deve essere di 8.
e la profondità, che adesso è settata a 10, deve essere invece molto più ampia perché deve essere 190.5. E noterete che abbiamo ottenuto esattamente quello che è indicato a disegno in maniera anche abbastanza veloce, direi, senza dover fare sketch. Confermiamo, andiamo a fare poi l'arrotondamento completo sotto, che è la zona con cui la gamba tocca il pavimento. Selezioniamo con il CTRL questi due spigoli, tasto destro, da qui arrotondamento completo. Poi mi mancano gli arrotondamenti da fare su questo e questo spigolo. Cambio un attimo visualizzazione così forse vedete meglio. Quindi su quei due spigoli che adesso si vedono c'è un arrotondamento da 20. Faccio prima questo arrotondamento perché così mi creerà un percorso tangente per i successivi arrotondamenti. È un arrotondamento da 20 che in realtà, vista la piccola inclinazione che c'è, sembra essere un arrotondamento molto piccolo, ma è comunque presente. Confermo di nuovo arrotondamento e seleziono, se voglio, questo spigolo. Con il CTRL anche l'altro perché tanto hanno lo stesso raggio, questo deve essere un arrotondamento da 5. E come vedete corre senza problemi su tutto il percorso e mi consente di arrotondare velocemente tutto. Confermo di nuovo, anche qui vado a definire la colorazione in ciliegio, seleziono sempre il modello, cambio un attimo visualizzazione e vado sempre su modifica aspetto del modello e cambio prima la scala perché ciò rende più visibili le venature, in questo caso l'orientamento delle venature è corretto e quindi posso cliccare su chiudi. A questo punto salvo e vado avanti, vado a fare il componente numero 3, quindi di nuovo nuovo file, sempre parte, gli do il nome, questo si chiama gamba posteriore. A questo punto mi accendo i piani, in questo caso posso scegliere il piano front per fare l'estrusione relativa alla tavoletta originale che poi viene rifilata, in questo caso il taglio dovremo fare un pochino più articolato, quindi è bene partire da una cosa molto semplice che ci mostra quelle che sono le dimensioni di base per poi andarla a lavorare a step possibilmente abbastanza semplici. Quindi andiamo a fare un'estrusione, scegliamo il piano, ci orientiamo e sempre il rettangolo centrale. Le dimensioni sono indicate a disegno di quella che è la tavoletta originale, ovvero 142 di altezza e 792 di larghezza. Confermo, lo spessore è di 25, essendo anche questa una gamba, quindi deve avere un po' di consistenza in più, e anche questa estrusione la facciamo simmetrica. Come vedete, su ogni prima feature cerco di fare il tutto il più simmetrico possibile. Confermo. Adesso andiamo a fare il taglio da 128 con angolo di inclinazione 76 e questo lo facciamo con un'estrusione. Disegno unicamente una linea che va da qui a qui. Metto le quote che mi fanno più comodo, quindi esattamente quelle che ci sono nel disegno, quindi metto una quota di distanza da questo vertice a questo riferimento. Tasto centrale deve essere 128 e poi metto la quota dell'angolo che è indicata a disegno, che deve essere 114, quindi metto la quota dell'angolo, tasto centrale, gli do il valore che mi interessa, 114. Come vedete io metto sempre, se possibile, le quote che sono indicate a disegno, perché questo mi evita di fare potenzialmente degli errori anche di calcolo che a volte possono capitare e in realtà è bene evitare. Quindi per ridurre la possibilità di errori mettiamo le quote che conosciamo nello sketch. Confermo, inverto, gli dico rimuovi materiale, in questo caso devo dargli l'altro lato e come faccio con tutte le estrusioni che devono essere passanti, faccio tasto destro qui e gli dico attraversa tutto e confermo. Quindi abbiamo fatto la prima lavorazione di taglio. Adesso andiamo a fare il taglio che è un pochino più complesso, che è quello che ci consente di avere poi la forma su cui verranno montate le doghe della sedia. E quindi andiamo a fare un'ulteriore estrusione, scegliamo sempre questo piano di sketch e andiamo a disegnare il profilo con una linea spezzata, facendo un po' attenzione a tutte le varie pendenze. Abbiamo un primo segmento che sale andando da sinistra verso destra, quindi che va in salita, che è questo.
Poi abbiamo un segmento successivo che va in discesa con una certa pendenza, un terzo sempre in discesa con una pendenza leggermente minore e poi ritorniamo a salire un pochino per poi scendere nuovamente ed arrivare fino alla fine della gamba, ovvero fino all'altra estremità della tavoletta. Quindi una volta realizzato questo sketch, direi che possiamo iniziare a quotarlo e quindi andiamo a segnare la quota della lunghezza di questo segmento, 72. Proviamo a dargli anche la lunghezza di questa, che è 102. Come vedete in questo caso abbiamo avuto un accartocciamento dello sketch che cerchiamo di risolvere magari facendo così e facendo così. Ok, anche qui 102, anche qui 102. Non vi preoccupate se lo sketch va momentaneamente fuori perché ancora mancano delle quote e quindi iniziamo a mettere le quote. La prima fra tutte è una quota angolare tra queste due entità che deve essere da 76. Poi l'inclinazione, la pendenza tra questo elemento, tasto centrale che deve essere da 22. Poi le restanti pendenze sono tutte da 7 gradi, quindi questa, anche tra questo e questo, 7, e ancora tra questo e questo, 7. Ok, quindi abbiamo il profilo quotato così come indicato a disegno, quindi controllatelo anche voi più volte perché è una cosa un pochino complessa. 76, lunghezza 72, inclinazione 22, lunghezza 102, inclinazione 7, lunghezza 102, inclinazione 7 di nuovo, lunghezza 102 e ancora inclinazione 7. Faccio notare solo che questo vertice non coincide con questo spigolo, anzi, se vogliamo ci possiamo mettere una bella quota di riferimento che tutto sommato non è male, ci dice che c'è una distanza di 1,5. Quindi attenzione a questo aspetto, tant'è che nel disegno io ho cercato di enfatizzare il fatto che non c'è una coincidenza di questo vertice con questo punto, mettendo nella vista a destra di questo oggetto una quota di circa 140,5. A questo punto confermiamo, invertiamo, rimuoviamo materiale, invertiamo anche il taglio perché me lo fa dal lato sbagliato e gli dico ovviamente che anche da qui che deve essere un taglio passante. Confermo. Andiamo a fare il taglietto finale che c'è all'estremità destra della gamba e lo possiamo forse ottenere anche con uno smusso piuttosto che con un'estrusione. Facciamo con un'estrusione. Quindi andiamo a fare un taglio di questo tipo. Andiamo a mettere la quota che va da qui a qui, 47, e andiamo a mettere l'inclinazione che va da qui a qui, che è un 24. Quindi in realtà questa lavorazione avremmo potuto tranquillamente farla anche con uno smusso, quindi se preferite potete farla anche in quel modo. Rimuovi materiale, invertiamo il verso del taglio e gli diciamo sempre che è un taglio passante. Confermo. Adesso vado a fare l'arrotondamento completo tra questi due spigoli, tasto destro, arrotondamento completo. In questo caso non ci sono ulteriori arrotondamenti da fare. Mettiamo la visualizzazione con gli spigoli ombreggiati, dopodiché ritorno alla visualizzazione con riflessi e vado a segnare anche qui l'aspetto. Quindi sempre il solito materiale, selezioniamo l'intero modello, tasto centrale e poi andiamo a editarne l'orientamento, quindi cambiamo la scala per renderlo un po' più visibile. Come vedete l'orientamento delle nervature è verticale, probabilmente non ci va bene neanche quest'altro e ci va bene probabilmente questo. Ok, e anche qui salviamo. Ok, adesso andiamo a disegnare il componente 4, poi il componente 5. Sono molto semplici, quindi in questa parte del video non ci sarà una descrizione vocale da parte mia e la costruzione di questi altri due componenti sarà velocizzata.
Però intanto andiamo a creare il file. Questo componente è il quarto e si chiama doga seduta. Ok. E a questo punto iniziamo a modellarlo. Quindi andiamo a fare, anche nel caso del bracciolo destro, la tavola originale che poi dovrà essere rifilata per ottenere la forma rappresentata a disegno, quindi al solito facciamo un'estrusione. Direi che ci mettiamo sul piano top, ma anche qui c'è discreta libertà. Vado a fare un rettangolo centrale con le dimensioni massime che contengono il bracciolo, quindi 130 di larghezza e 736 di altezza. Spengo i piani, confermo, gli do lo spessore di 20 e ovviamente anche qui, come faccio sempre, faccio un'estrusione simmetrica. Confermo e adesso andiamo a fare i vari tagli che servono per ottenere poi la forma finale, sempre con un'estrusione partendo da qui. Mi prendo il comando linea e faccio una linea spezzata più o meno con questa forma che arriva fino a questo vertice. Cambio le quote, questo è un 300 e poi aggiungo la quota che va da qui a qui, che deve essere di 90. Confermo, al solito i soliti passaggi, inverto, rimuovi materiale, passante e confermo. Ok, vado a fare un taglio simile, anche se fatto da due archi di circonferenza, sull'altro lato. Quindi di nuovo estrusione, scelgo il piano di sketch, prendo il comando, va bene anche 3 punti estremo tangente, lo faccio partire più o meno da qui, faccio l'arco, cerco di fare in modo che il centro cada lì sul riferimento. Poi faccio una cosa, in questo caso io ho creato questo punto un po' troppo in basso rispetto a questo vertice, in realtà mi conviene far sì che sia più in questa situazione, perché poi l'arco che dovrò creare sarà sempre tangente e sarà un raggio molto ampio e quindi mi conviene che questo punto sia un po' più su. Quindi riprendo il comando arco 3 punti estremo tangente, parto da qui e arrivo fino a qui. Cambio i valori, questo è un 3000, quindi un valore molto alto, questo è un 20 e manca un'altra quota che è questa, la quota che va da qui a questa faccia, tasto centrale, che deve essere un 90. Ok, e quindi ovviamente in questo modo abbiamo una situazione compatibile, ovvero questo punto non sarà esattamente sull'orizzontale di questo punto, quindi ho cercato già di predispormi in quella situazione per facilitare la creazione dello sketch. A questo punto confermo, solita operazione, inverto, tasto destro, rimuovi materiale, vado qui, tasto destro, attraverso tutto, che è un altro modo per fare gli stessi passaggi. Confermo, vado a fare un po' di arrotondamenti, allora sicuramente devo fare l'arrotondamento da 80 e l'arrotondamento da 600 e poi l'arrotondamento completo qui, quindi vediamo, io farei l'arrotondamento, scusatemi, eccolo qua, da
80. Volendo possiamo fare tutto con un unico arrotondamento, secondo me. Poi senza control seleziono questo e gli do 800. No, in realtà è 600, scusatemi. Poi, sempre senza control, seleziono quest'altro spigolo in modo che mi crea un terzo set, premo control e seleziono questo, tasto destro, arrotondamento completo. Così con un'unica fiche d'arrotondamento ho creato quei 3 arrotondamenti che sono abbastanza importanti. Adesso vado a fare, cambio solo visualizzazione per farvi vedere la situazione, magari mostro anche i bordi tangenti, in questo modo. Adesso li rispengo e ritorno alla visualizzazione ombreggiata con riflessi. Vado a fare l'arrotondamento sulla parte superiore da 10, quindi arrotondamento, seleziono questo spigolo, purtroppo ci mette un po' perché si ricorda dell'arrotondamento da 600 e quindi cerca di realizzarlo, ma ovviamente non riesce. Lo porto a 10 e come vedete questo è più immediato perché riesce a farlo facilmente. Confermo e abbiamo creato il componente. Faccio solo un po' di verifiche. A questo punto gli assegniamo l'aspetto. Quindi vado qui, di nuovo scelgo il solito ciliegio lucidato, seleziono l'intero modello, tasto centrale, vado su Edita aspetto del modello, ingrandisco la scala per rendere un po' più visibili le venature e ne cambio poi la direzione. Non è la Z, ma probabilmente è la Y. Ok, qui chiudiamo, salviamo e gli do ok. A questo punto, visto che il bracciolo destro è ovviamente l'elemento destro, il bracciolo sinistro sarà speculare a questo, vado a crearlo. Quindi vado a fare File, salva con specchia parte, mi sposto questa finestra, gli do il nome bracciolo sinistro. Lascio selezionata solo geometria e gli do geometria dipendente, quindi verifico che sia messo il segno di spunta qui, gli do ok e lui mi crea molto velocemente il bracciolo sinistro che è esattamente speculare al bracciolo destro. Quindi qui salvo, gli do un salvataggio anche al bracciolo destro, non mi ricordo se l'avevo già salvato, e a questo punto passiamo alla creazione del componente 8. Il componente 8 lo creeremo velocemente senza descrizione audio perché è tutto sommato abbastanza semplice. Creiamo comunque il file, supporto superiore, no, sup, schienale. E gli diamo ok. Quindi realizziamo il modello della tavola schienale 1 di cui abbiamo già fatto il file, ovviamente anche questo con una serie di estrusioni. Quindi facciamo la prima estrusione, accendiamo i piani, direi che la mettiamo sul piano front. Anche qui parto sempre da una tavola rettangolare che rappresenta le massime dimensioni dell'oggetto che devo andare a realizzare. Quindi facciamo una tavola rettangolare con rettangolo centrale di larghezza 136 e altezza 900. Lo spessore andiamo a vederlo sarà di 20, quindi adesso confermiamo, gli diamo 20 come spessore
e da qui scegliamo di fare un'estrusione al solito simmetrica. A questo punto gli andiamo a dare la forma leggermente svasata che ha questa tavola, andando a creare due tagli, perché non avendo l'angolo non possiamo usare lo sformo, quindi preferisco utilizzare l'estrusione, magari faccio una svasatura solo da un lato e provo a specchiarla. Quindi prendo il comando linea, vado da questo vertice, alla parte bassa con il tasto destro ho eliminato il vincolo di parallelismo che mi stava suggerendo, che mi impediva di definire una posizione generica per questo vertice. A questo punto ho disegnato questa svasatura, però preferisco, una volta che esco dal comando linea, visto che la linea è già selezionata, preferisco specchiarla direttamente in Sketch. Chiudo nella parte inferiore il percorso e do una quota a questo elemento, che poi la quota che abbiamo a disegno deve essere 105. In questo modo mi vado a dare la svasatura corretta. A questo punto confermo, inverto, rimuovo materiale, inverto il lato di rimozione del materiale e gli dico anche qui passante. Confermo e diciamo il grosso è fatto, vanno fatti un po' di arrotondamenti, quindi arrotondamento completo, qui con il CTRL seleziono l'altra estremità, tasto destro, da qui arrotondamento completo. Confermo, va fatto l'arrotondamento su questo bordo, che deve essere da 10. Eccolo qui. E quindi confermiamo. Definiamo l'aspetto, come abbiamo fatto per tutti gli altri componenti. Non so perché non me l'ha definito. Ok, adesso sì. Vado su modifica aspetto del modello e faccio sempre lo stesso discorso di aumentare la scala delle venature, così sono più visibili. L'orientamento delle venature è abbastanza corretto e quindi possiamo dire di chiudere e possiamo andare a salvare. Adesso vado a creare la tavola schienale 2, che sarebbe il 10° componente. Il 10° componente della distinta base che vedete sempre a pagina 1 del disegno, ovviamente. E questo sostanzialmente lo facciamo in una maniera molto simile, quindi andiamo a fare sempre un'estrusione sul piano front, in cui disegno sempre la tavola di larghezza massima, di dimensioni massime, che in questo caso deve essere 85 di larghezza e 840 di altezza, quindi 85 e 840 qui, 840. Confermiamo, anche questa è di spessore 20 e anche questa, come al solito, la facciamo simmetrica. Ok, quindi devo andare a fare una doppia svasatura. Attenzione, non è parallela, cioè i due lati sono inclinati ma non sono paralleli. Quindi faccio prima la svasatura data dalla quota 15. Anche questa la faccio con un'estrusione, tiro una bella linea da sotto a sopra. Anche qui mi propone questo vincolo di parallelismo che un po' mi blocca, faccio tasto destro, in modo che non mi propone più quel vincolo, mi consente di muovermi liberamente e cliccare qui. A questo punto, con il comando quota, definisco la quota da 15 e la applico, confermo, inverto, rimuovo, attraverso tutto, e inverto il lato di taglio, me lo sta proponendo nel verso sbagliato, che a me non serve, e quindi risolvo e confermo. Adesso vado a fare il taglio dall'altra parte, sempre selezionando il medesimo piano di sketch e sempre utilizzando un'estrusione. In questo caso però disegno una linea che dal vertice in alto a sinistra scende in basso. Anche qui devo bloccare, facendo due clic col tasto destro, il vincolo di parallelismo in modo che ho la libertà di definire questo vertice. Qui metto anche una quota che va da questo punto a tasto destro questo vertice, tasto centrale e gli do il valore corretto che deve essere di 56. Perché ho selezionato il vertice? Perché se selezionavo questo lato mi dava la distanza da questo lato che è già inclinato, invece preferisco che mi dia la distanza da questo vertice, così l'orientamento della quota è corretto, è una quota orizzontale, quindi una distanza orizzontale tra questi due punti. Altrimenti mi dava una distanza perpendicolare a questo lato e quindi avrei avuto
un problema, cioè non avrei rispettato esattamente le quote indicate a disegno. Confermo, solito discorso, inverto, controllo, gli do rimozione di materiale nel lato opposto e vado qua e gli dico attraverso tutto. E confermo. Passo alla creazione degli arrotondamenti. Quindi vado a creare prima l'arrotondamento più grande qui che è da 69 e quindi va forse anche oltre questo vertice. Poi vado a fare questo arrotondamento che deve essere da 10 con un ulteriore feature, confermo e poi vado a fare l'arrotondamento su tutto il bordo che deve essere da anche questo da 10 e mi corre quindi su tutti quegli spigoli che vediamo evidenziati in giallo. Ok, stessa cosa, definiamo l'aspetto, scegliamo questo, lo applichiamo a tutto il modello, tasto centrale, poi vado a modificarlo aumentando la scala e le venature sembrano orientate correttamente. Salvo, gli do ok. Allora, di questa tavola schienale 2 dobbiamo creare anche il suo speculare, che sarebbe il componente 12, che sarebbe poi la tavola schienale 4, e lo andiamo a fare, in modo che così ci leviamo il dente. Salva con mirror part, tavola schienale 4, geometria dipendente, solo geometria, invio, ok, e abbiamo il componente che ci serve. Salviamo, gli diamo ok. Adesso andiamo a creare la tavola schienale 3, che sarebbe il componente 11, quindi nuovo file, tavola schienale 3, ok. E la modellazione di questa tavola la vedremo velocizzata per poi passare alla creazione dell'ultimo componente, ovvero il componente 14, che sarebbe il supporto bracciolo, ma dovremo prima fare il componente speculare alla tavola schienale 3. Creiamo adesso il modello del supporto bracciolo e quindi creiamo un'estrusione, come al solito sempre che rappresenta l'ingombro massimo del componente, quindi altezza 254 per larghezza 70. Confermo, lo facciamo simmetrico rispetto al piano di sketch, spessore 25 e a questo punto andiamo a fare con un'altra estrusione il taglio curvilineo che ci serve per dargli la giusta sagoma. Quindi prendiamo come riferimento, io prenderei questa faccia perché ci serve per piazzarci sopra il centro del primo arco. Quindi faccio un primo arco così, poi prendo l'arco 3 punti estremo tangente e faccio un arco opposto per poi fare l'ultimo arco che deve arrivare fino a questo vertice. Quindi cambio i vari valori di raggio, qui deve essere 210, qui deve essere 100
e qui deve essere 60. Allora, mi ha messo questo vincolo di allineamento in verticale qui che in realtà non è richiesto, non è indicato neanche a disegno, quindi questo vincolo lo cancello. A questo punto lui mi mette questa quota qui, che però non mi serve tanto. A disegno io ho alcune quote, in particolar modo la quota da 18 che posso applicare, quindi vado a dirgli di mettere una quota da questo centro a questo lato, tasto centrale, questa deve essere da 18. In effetti in questo modo otteniamo una forma che è sicuramente molto più simile a quella che abbiamo rappresentato a disegno. Quindi confermiamo, invertiamo, al solito rimuoviamo materiale, invertiamo il lato di rimozione e qua gli diciamo attraverso tutto. E confermiamo di nuovo. A questo punto andiamo a definire gli arrotondamenti che sono da 5 su questo spigolo, CTRL sull'altro e li facciamo da 5. E confermiamo. Applichiamo al solito l'aspetto. Ok, andiamo a fare modifica l'aspetto del modello, cambiamo al solito la scala e già da qui vediamo che le nervature sono orientate nella maniera corretta e quindi salviamo. E ok, a questo punto abbiamo creato tutti i componenti che ci servono per fare l'assieme, quindi andiamo proprio a creare l'assieme, quindi andiamo a fare nuovo file, assieme, ovviamente lo chiamiamo con grandissima fantasia sedia, gli do ok e iniziamo a montare i vari componenti che abbiamo salvato nella nostra cartella e che comunque abbiamo anche in sessione. Quindi andiamo a fare assembla. Possiamo anche mostrare le miniature dei nostri componenti, così forse è un po' più facile individuarli. Selezioniamo la traversa frontale perché è il primo componente che voglio montare, tra l'altro anche il primo componente indicato in distinta base nel disegno. E a questo punto, visto che l'abbiamo disegnato centrato rispetto ai suoi piani, secondo me la cosa migliore da fare è vincolarlo in posizione di default. Così non dobbiamo perderci troppo tempo. Quindi nella vista frontale dell'assieme noi vedremo la vista frontale di questo elemento. A questo punto andiamo ad assemblare gli altri oggetti. Io assemblerei sempre seguendo l'ordine della distinta base. Sappiate che poi si possono fare anche sequenze diverse di assemblaggio, però io, per non complicare troppo le cose, utilizzo lo stesso ordine della distinta base. Quindi vado a montare la gamba anteriore, dovrò montarla due volte sul lato destro e sul lato sinistro. Quindi gamba anteriore, eccola qui, la apro. Me lo avvicino col CTRL ALT tasto destro solo un po' in posizione e inizio a definire i vincoli. Quindi seleziono questa faccia, vado qui, tasto destro finché non mi evidenzia la faccia che mi serve a me, seleziono e mi dà un vincolo di coincidenza che a me va bene. Poi seleziono questa faccia qui, quest'altra, mi propone un vincolo di coincidenza, in realtà in questo caso voglio un vincolo di distanza che deve essere di, andando a vedere sulla pagina in cui c'è l'esploso, di 126. E poi seleziono questa faccia e questa. Anche qui ci deve essere un vincolo di distanza. Lo spostiamo un po' in qua, deve essere, sempre andando a vedere sulla pagina 1 del disegno, deve essere di 10. Attenzione, non ci confondiamo, non 20 ma 10, la quota che è in basso. Nel quadrante B1. E confermiamo nuovamente. A questo punto assembliamo nuovamente la gamba anteriore, quindi basta che facciamo assembla, lui ci propone lo stesso file di partenza, clicchiamo su Open, questo lo portiamo dall'altra parte e gli diamo i vincoli. In questo modo possiamo anche vincolare queste due superfici e queste due superfici. E confermiamo. Quindi nuovamente da fare assembla, gamba posteriore, apri, me lo ruoto, cambio solo visualizzazione perché i vari effetti di riflesso ci potrebbero dare un pochino fastidio e quindi seleziono questa faccia, vado qui, tasto destro questa, poi qui faccio una cosa un po' particolare ma è bene vederla con una certa attenzione, seleziono questa superficie e vado su questo spigolo, faccio un clic col tasto destro, continuo a farlo finché non mi evidenzia
esattamente lo spigolo e confermo. In questo modo ho creato un vincolo di coincidenza tra lo spigolo dell'oggetto che ora vedete in viola e questa superficie qui. Quindi non è più una coincidenza tra due superfici planari, ma è una coincidenza tra uno spigolo ed una superficie planare. E poi vado a fare un vincolo che può essere tra queste due superfici o anche tra questa qui con questa qui. La seleziono e confermo. La stessa gamba la devo montare anche dall'altro lato, quindi basta dirgli open, me la avvicino al solito. Direi che qui, visto abbiamo montato l'altra, possiamo fare così. Possiamo selezionare questo e intanto dargli questo vincolo. Poi i vincoli un po' più complessi ce li evitiamo, gli diamo questa superficie con questa perché tanto devono essere allineate e gli diciamo che deve essere coincidente e poi gli diamo questa con tasto destro, questa anche qui, tasto destro deve essere coincidente. E confermiamo. Ok, dobbiamo montare le doghe della seduta, componente che si chiama doga seduta. La prima doga andrà montata in un modo, le altre tre andranno montate con gli stessi vincoli. Prima di fare ciò, direi che mi vado a fare una modifica della gamba posteriore, la posso fare anche da qui, selezionando l'estrusione con cui abbiamo fatto il taglio che crea le sedi per le varie doghe e seleziono lo sketch, mi vado a fare modifica definizione in modo che mi attiva quel componente e mi fa entrare nello sketch per modificarlo. In realtà la modifica che voglio fare è unicamente quella di inserire dei punti di geometria in corrispondenza dei punti medi di questi segmenti. Saltando il primo, passo al secondo, al terzo e al quarto e mi vincolo al punto medio. Creo dei punti sul punto medio di quei tre segmenti. Ripeto, saltando il primo perché sul primo non ci serve. Tasto centrale, confermo lo sketch, noterete che appena confermate lo sketch lui riattiva automaticamente l'assieme e se accendo gli assi adesso noterò che ci sono degli assi in corrispondenza della direzione del segmento mediano di questa superficie, del segmento che sta a metà di questa superficie perché ci servirà e sarà molto comodo per montare le doghe che vanno su queste tre facce. Salviamo in modo tale che così la modifica viene applicata non solo all'assieme ma anche al componente che abbiamo modificato. E adesso montiamo le doghe, quindi andiamo a montare la doga seduta che selezioniamo, la apriamo, montiamo la prima che in realtà ha una posizione leggermente diversa dalle altre tre, come già vi dicevo prima. Sicuramente va montata a metà, quindi possiamo accendere i piani. Lo so che questa cosa a volte vi spaventa, ma se ci prendete la mano può essere comodo in tante situazioni. Quindi seleziono il piano mediano della doga, che è questo, con il piano, volendo posso selezionare anche al labbro del modello, il piano right dell'assieme, oppure può essere anche il piano mediano della traversa frontale, la stessa cosa, però adesso per semplicità gli diamo il piano right dell'assieme, in modo che comunque ci c'entra quel componente. Spengiamo la visualizzazione dei piani, adesso gli diamo un vincolo tra questa faccia e tasto destro, questa, ed è un vincolo di coincidenza, quindi adesso l'unico grado di libertà che dobbiamo gestire è questo, e questo lo vedete anche nel disegno, deve essere un vincolo, qui dovremo mettere un vincolo che fa sì che questa superficie sia allineata con questo spigolo, quindi esattamente il medesimo vincolo che abbiamo utilizzato anche prima, quindi seleziono questa superficie, poi vado vicino al vincolo, fortunatamente me lo evidenzia subito, lo seleziono e mi crea quel vincolo di coincidenza e confermo. Adesso vado a montare le altre doghe, quindi di nuovo assembla, gli do direttamente apri, me lo avvicino e qui seleziono innanzitutto la faccia inferiore della doga con la superficie su cui si deve appoggiare. Scusate, mi ha creato un vincolo sbagliato che non ho modificato, lo correggo, deve essere un vincolo di coincidenza, ok? Poi gli dico nuovo vincolo, accendo i piani e gli seleziono il piano mediano della doga, questo, con tasto destro l'asse, in modo che lo mette esattamente in quella posizione. E poi New Constraint, spengo i piani e gli do questa faccia con questa. E confermo. Visto che le altre due doghe saranno montate esattamente nello stesso modo, posso utilizzare il comando ripeti, così lo ripassiamo un po'. Quindi seleziono la doga, gli dico ripeti
e vado a selezionare soltanto il primo e il secondo vincolo, quindi il vincolo con la superficie di appoggio e il vincolo con l'asse. Il terzo no perché sarà comune a tutti gli altri. A questo punto gli dico add e seleziono la superficie e l'asse e poi di nuovo la superficie e l'asse e gli do ok. Come vedete, quindi abbiamo montato velocemente queste tre doghe. Monto il supporto inferiore schienale. Sappiate che se non trovate i file potete iniziare a scrivere il nome del file qui in modo che vi mostra tutti i file che contengono quella sequenza di lettere. Quindi seleziono questo, apri, me lo avvicino in posizione. Tenete conto che questo oggetto ha una svasatura qui che deve essere orientata verso la parte frontale della sedia. Quindi seleziono questa faccia, vado qui, tasto destro, seleziono questa. Qua gli dico che deve essere un vincolo di coincidenza. Poi seleziono questa faccia con questa. E a questo punto gli seleziono, è indicato anche a disegno, ci deve essere una distanza di 34 tra questo spigolo, che cerco di selezionare col tasto destro, e questo spigolo. Lui mi propone un vincolo di coincidenza, ma io vado qui, gli dico distanza, me lo sposto un po', 34, e digito 34. E confermo. A questo punto monto il bracciolo destro e il bracciolo sinistro, e quindi assembla. Qui scrivo bra, così mi propone i braccioli o il supporto bracciolo. Bracciolo destro lo seleziono, gli dico apri, al solito me lo avvicino un po' in posizione. Tasto destro questa superficie, con questa, vincolo di coincidenza mi va bene. Poi gli devo dare un vincolo di distanza tra questa superficie e questa. Quindi deve essere un vincolo di distanza, lo posso scegliere da qui. Lo sposto un po', in questo modo gli do la distanza che deve essere 25. Lo vedete nel quadrante D1 della prima pagina del disegno. Poi devo aggiungere un altro vincolo di distanza pari a 711 che vedete nel quadrante F1, F2, sempre del disegno, della prima pagina. Quindi tra questa superficie qui e la superficie frontale che abbiamo qua. Abbiamo detto 711, ma allora sulla quadra 711 è sufficiente metterci un meno per invertirla. Ok. E confermo. Monto il bracciolo sinistro. In questo caso sarà un pochino più semplice perché in realtà lo allineiamo alle varie facce del bracciolo destro. Sappiate, noi abbiamo specchiato prima i braccioli creando dei file separati senza creare delle specchiature in assieme, ma in realtà molti di questi componenti si possono anche creare specchiandoli direttamente in assieme e ci li monta già in una posizione speculare. Quindi a questo punto gli do questa faccia con questa con questa, e poi in maniera simile a prima questa con un offset, quindi una distanza di 25. E confermiamo. Andiamo avanti, assembla, dobbiamo montare il supporto superiore schienale, che è questo, apri, ce lo avviciniamo, definiamo sempre velocemente i vincoli di coincidenza, diciamo, tra due superfici planari. Facciamo anche una cosa, mettiamo un vincolo di, diciamo, coincidenza tra questo piano e il piano mediano del supporto, e poi gli andiamo a dare anche un vincolo tra questa superficie cilindrica e questa superficie cilindrica che devono coincidere. E confermiamo, spingiamo i piani, gli assi li possiamo anche spengere. Noterete che sui componenti che ho montato non c'è alcun tipo di glifo, di simbolino che ci sta a indicare che dei componenti non sono correttamente vincolati. Verificate sempre questo aspetto, è sempre bene che i componenti siano correttamente vincolati. Ok, adesso andiamo a montare la tavola centrale dello schienale, che sarebbe la tavola schienale 1, che dovrebbe essere questa, esatto. La apriamo, ce la avviciniamo,
Allora, in realtà questa accendiamo i piani perché è bene che la centriamo e lo facciamo direttamente sfruttando il piano dell'assieme, in modo che quantomeno quella posizione ce la siamo assicurata, anche se mi propone un vincolo di distanza, ma io gli dico coincidente. Poi la vincoliamo selezionando questa superficie con questa e poi gli do un vincolo di coincidenza tra questa superficie qui e questo spigolo. Vincolandola in questo modo sappiate che ci sarà un po' di distanza tra questa superficie e questa. Forse riusciamo anche a vederla in una sezione. Andiamo a fare una sezione planare rispetto al piano right. Vediamo un attimo. Ci mettiamo nella vista da destra. Noterete che c'è un minimo di distanza perché in realtà questo lato non ha necessariamente questa stessa inclinazione, c'è una leggera differenza di inclinazione, quindi vincolarla anche rispetto a questo non sarebbe stato possibile, ma ho preferito lasciare un minimo di gioco di circa 1 millimetro in modo tale che sia più semplice assemblare questa tavola. Quindi questa sezione, visto che l'abbiamo fatta, la chiamiamo A, diamo un invio, la confermiamo, così ce l'abbiamo anche a disposizione qualora volessimo fare altre analisi. A questo punto la disattivo però perché non mi serve in questo momento e quindi vado ad assemblare le altre tavole a sinistra, quindi la tavola 2 e la tavola 3, a sinistra rispetto alla tavola schienale 1. Le altre due, che sarebbero la tavola schienale 4 e la tavola schienale 5, ve le mostrerò in maniera accelerata. E poi monteremo il supporto bracciolo. Quindi assembla, tavola schienale 2, la apriamo, ce la portiamo in posizione. Direi che possiamo anche montarla selezionando questa faccia con questa e gli diamo coincidente. Poi gli do questa con questo spigolo e poi gli do questo punto col tasto destro e questo punto e in questo caso voglio una distanza di 20 che è indicata nel disegno nel quadrante di 1 della pagina 1 e confermiamo. Assembliamo di nuovo, questa volta scegliamo la tavola schienale 3, eccola qui, la apriamo e la montiamo in maniera similare, quindi selezioniamo questa faccia con questa, mi propone un vincolo offset angolo, ma io gli dico coincidente, poi allo stesso modo gli do questa faccia con questo spigolo e poi gli do questo punto con questo, anche qui ci deve essere una distanza di sempre 20, ok. E confermo. A questo punto, per sicurezza ogni tanto è sempre bene farlo, salviamo e procediamo poi a montare gli altri tre componenti che mancano in maniera velocizzata, quindi senza una descrizione audio perché il montaggio è abbastanza rapido e facile. Ok, adesso completiamo l'assemblaggio inserendo l'ultimo componente, ovvero il supporto bracciolo. Lo andiamo a cercare, eccolo qui, lo apriamo, lo avviciniamo in posizione e ovviamente scegliamo le facce che vogliamo accoppiare in questo modo. E a questo punto definisco anche la distanza tra questa faccia e questa, che sarà un vincolo di distanza di 20 mm. Per assemblare lo stesso oggetto dall'altra parte, in realtà alcuni vincoli cambiano, quindi siamo comunque costretti a riassemblarlo o al massimo a fare ripeti, ma io faccio assembla che forse è più veloce. Me lo avvicino, lo giro e di nuovo seleziono le facce che voglio accoppiare
e quest'ultima. E confermiamo, facciamo un CTRL D e direi che l'assemblaggio si conclude qui. Vi mostro soltanto come è possibile rendere questa sedia un po' più verosimile nella sua visualizzazione grafica. E è sufficiente, come abbiamo già visto, mostrare l'ombreggiatura con riflessi, mostrare la vista prospettica e abilitare da qui, volendo l'occlusione ambientale e anche abilitare la scena in background. Volendo poi le scene si possono anche andare a modificare. Questa scena che adesso ci sta mostrando è quella default, ma ce ne sono alcune, come quelle che avete visto nella prima parte di questo video, che sono un pochettino più realistiche. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Un abbraccio a tutti, ciao!